Sapevi che puoi leggere la mente di chiunque usando 3 semplici tecniche? Ora vedremo quali sono queste tecniche e come possiamo usarle. Queste tecniche sono cruciali per dominare qualsiasi situazione. Imparando a padroneggiarle, potrai discernere e comprendere facilmente i pensieri di chiunque. Esaminiamo una storia buddista che ti insegnerà come leggere la mente degli altri. La storia inizia così. In un piccolo villaggio, molto tempo fa, vivevano 2 fratelli. Il fratello maggiore era cieco e passava la maggior parte del suo tempo in casa, mentre il fratello minore lavorava nei campi come agricoltore. Spesso trovavano la fattoria devastata dagli animali selvatici. Il fratello minore era preoccupato, ma alla fine ideò una soluzione. Pensò: perché non chiedere al mio fratello cieco di aiutarmi a tenere lontani gli animali? Potrebbe sedersi tra i raccolti e gridare se sente qualche rumore. In questo modo potremo proteggere i nostri raccolti. Dopo averci pensato, il fratello minore costruì una piccola capanna nel campo e portò il fratello maggiore al suo interno. Gli spiegò: fratello, se senti qualche rumore di animali, grida e li spaventerai. Questo proteggerà i nostri raccolti. Il fratello maggiore accettò la proposta e iniziò a fare il suo lavoro nel campo. Ogni volta che sentiva il rumore di animali, lanciava un grido per spaventarli. Continuarono così per diversi giorni. Un giorno, un cervo attraversò velocemente il campo, abbattendo parte della recinzione prima di fuggire. Poco dopo, un re che inseguiva il cervo arrivò sul posto. Il re vide il fratello cieco e gli chiese: «Hai visto un cervo passare di qui?» Il fratello cieco rispose: «Maestà, sono cieco. Come posso vedere un cervo? Tuttavia posso dirti che l'animale che ha lasciato il mio campo non merita la tua caccia. Stai perdendo tempo». Il re, sorpreso dalle parole del fratello cieco, chiese: «Come fai a sapere questo?» Dubitava che il fratello cieco stesse mentendo, poiché affermava di essere cieco ma dava opinioni sul cervo. In risposta, il fratello cieco disse: «Maestà, l'animale che pensi sia un cervo è in realtà una cerva incinta. Non ho mai sentito di un re che caccia una cerva incinta. Ti dico che non vale la pena inseguirla». Il re rimase stupefatto e, incapace di capire come il cieco potesse sapere del cervo incinta, volle verificare. Ordinò al suo comandante di catturare l'animale vivo. Quando il comandante tornò, confermò che il cieco aveva ragione. La cerva era incinta. Il re, pieno di meraviglia, chiese al fratello cieco: «Come facevi a sapere che la cerva era incinta?» Il fratello cieco rispose: «Maestà, è semplice. Anche senza occhi posso capire i pensieri di chiunque. La mente ha il suo linguaggio che si riflette nelle azioni del corpo». Il re, ancora più impressionato, chiese al fratello cieco di risolvere un altro dilemma. «Ditemi, mia moglie mi è infedele?» Il cieco rispose: «Maestà, perché fai questa domanda? Tuttavia, per rispondere alla tua domanda, dovrò rimanere solo con tua moglie per un po'». Inizialmente il re si arrabbiò, ma alla fine accettò. Dopo aver trascorso del tempo con la regina, il fratello cieco tornò e disse al re: «Maestà, tua moglie non è fedele». La regina confermò e il re, pieno di stupore, chiese al cieco: «Come lo sapevi?» Il cieco rispose: «La sua reazione fisica alla mia richiesta di toccarla ha rivelato tutto. Se finora hai trovato utile ciò che hai visto nel video, ti invito a lasciare un mi piace o a iscriverti per farmi sapere che il mio impegno nel creare questi contenuti sta avendo un impatto positivo sulla tua vita. Il tuo supporto è prezioso e mi motiva a continuare a condividere conoscenza e ispirazione. Grazie di cuore per il tuo sostegno». Impressionato dalla saggezza del cieco, il re disse: «Sei molto perspicace. Continua, rispondi ad un'altra domanda correttamente e sarai libero». Il re chiese: «Sono veramente il figlio di mio padre o di un'altra persona?» Il fratello cieco rispose: «Maestà, perché questa domanda ti preoccupa? Non importa chi siano i tuoi genitori. Sei il re di questo regno. Lascia che questo interrogativo svanisca». Il re insistette: «No, voglio la risposta esatta, altrimenti mi tormenterà sempre». Il fratello cieco disse: «Maestà,
Posso rivelarti chi sei, ma prima devo chiederti una promessa. Non ti arrabbiare. Il re promise, e il fratello cieco rivelò: sei veramente il figlio di tuo padre, ma sei anche sotto l'influenza di un mercante avaro. Al sentire ciò, il re corse dalla madre e le chiese: Madre, per favore, dimmi la verità. Sono veramente il figlio di mio padre o di un'altra persona? La madre del re rispose: Figlio, sei veramente il figlio di tuo padre, ma sei anche sotto l'influenza di un mercante avaro. Rilassato, il re tornò immediatamente dal fratello cieco e gli chiese: Come sapevi che l'ombra di un mercante avaro era su di me? Il fratello cieco rispose: Maestà, ho risposto a molte delle tue domande correttamente, eppure non ho ricevuto un singolo centesimo. Da questo ho dedotto che sei estremamente avaro. Il re scoppiò a ridere e disse: Qualunque cosa tu chieda te la concederò, ma dimmi, come sai cosa è giusto e cosa non lo è? Come puoi dare risposte così precise ed esatte? Il fratello cieco disse: Maestà, sono cieco di natura. Se avessi gli occhi, potrei comprendere facilmente i pensieri di chiunque. La mente ha il suo linguaggio, e questo linguaggio si riflette nelle azioni del corpo di una persona. Osservando gli occhi, le labbra, il modo in cui lavorano e le attività di una persona, si può capire ciò che sta succedendo nella sua mente. Basandoci su questo, possiamo conoscere i pensieri di chiunque. Ma io sono cieco, quindi percepisco attraverso le azioni. Se voglio sapere qualcosa, devo assegnare un compito alla persona successiva per vedere come lo esegue e, basandomi su questo, posso capire cosa sta succedendo nella sua mente. Il re chiese: Significa che anche io posso comprendere i pensieri di qualcuno? Il fratello cieco rispose: Senza dubbio. Anche tu puoi cogliere i pensieri di chiunque, ma prima di tutto devi lavorare su te stesso. Il lavoro consiste nel quietare la tua mente e portarla al presente. Per fare ciò, oggi ti svelerò 3 semplici e accessibili metodi. Tuttavia, Maestà, prima di tutto, devi concentrare la tua mente. Il re, ora completamente coinvolto, ascoltò attentamente mentre il fratello cieco proseguiva. Quando focalizziamo la nostra mente e la connettiamo al momento presente, riusciamo a comprendere i pensieri degli altri. Poiché quella persona sta pensando al presente, è fondamentale portare anche le nostre menti all'ora. Solo così potremo comprendere i loro pensieri. Se siamo immersi in eventi passati, come sapremo cosa sta pensando l'altra persona in questo momento? Il fratello cieco proseguì con la sua spiegazione. Passiamo ora al primo metodo. È fondamentale prestare attenzione agli occhi. Quando intratteniamo una conversazione con qualcuno, è cruciale fissare lo sguardo nei loro occhi. Anche se non parlano, gli occhi comunicano molto. Ho imparato questa abilità dal venerabile Buddha Gautama molti anni fa, quando era il mio maestro e guida. A quel tempo aveva gli occhi e poteva discernere i pensieri delle persone solo attraverso i loro occhi. Se vuoi comprendere i pensieri degli altri, devi concentrarti sui loro occhi, sul loro sguardo e sulla direzione verso cui sono orientati. Se mentre parli con loro, i loro occhi si muovono da un lato all'altro, potrebbe significare che cercano di evitare la conversazione e che potrebbero essere in fase di menzogna. Se evitano il contatto visivo diretto, potrebbe significare che temono che il loro inganno venga scoperto e che la verità venga alla luce. Il secondo metodo consiste nell'osservare il linguaggio corporeo. Il corpo e le mani hanno la capacità di comunicare molto senza usare parole, costituendo una sorta di linguaggio segreto. Immagina qualcuno che, mentre parla con te, tocca rapidamente le dita o produce un suono ripetitivo colpendo qualcosa. Questo potrebbe significare noia, fretta o il desiderio di concludere la conversazione. Se qualcuno rimane immobile e assume una postura rilassata, indica che sta prestando attenzione con cura. Questo comportamento riflette il suo interesse genuino e il desiderio di ascoltare di più. Le persone che manipolano costantemente i loro volti mentre parlano possono darti indizi sui loro pensieri. Questo gesto di solito indica inquietudine, profonda riflessione o disagio con qualcosa. Il terzo metodo
è quello di prestare attenzione alla voce. La voce ha il potere di rivelare molto su ciò che una persona sta pensando e sentendo. Parlare velocemente e in modo confusionario può denotare nervosismo, ansia o eccitazione. Se incontri qualcuno che parla in modo lento e rilassato, probabilmente è sereno e sotto controllo. Il tono della voce è altrettanto importante. Un tono alto e acuto può indicare rabbia o frustrazione, mentre uno morbido e calmo indica tranquillità e relax. Osservare l'attenzione che dedicano alle nostre parole e comprendere cosa sta succedendo nella loro mente può facilitare l'interpretazione dei loro pensieri. Ricorda però che prima di tutto devi concentrare la tua mente e portarla al presente. Solo allora sarai in grado di prestare attenzione a tutte queste azioni, interpretarle e percepire ciò che sta succedendo nella mente della persona. In questo modo potrai conoscere i loro pensieri ed elevare la tua vita. Il re, profondamente colpito dalle parole del fratello cieco, disse: «Hai illuminato la mia mente con la tua saggezza. Grazie per queste preziose lezioni. Continua a condividere la tua conoscenza con il mondo». E così il fratello cieco continuò a insegnare al re e a tutti coloro che volevano imparare ad ascoltare non solo con le orecchie, ma anche con gli occhi, il corpo e la voce. E insieme, attraverso la concentrazione e la presenza nel momento presente, impararono a comprendere i pensieri e i sentimenti degli altri, portando luce e saggezza nelle loro vite. Spero che questa meravigliosa storia ti abbia aiutato a capire come si sentono e cosa potrebbero pensare le persone con cui interagisci nella tua vita quotidiana. Ricorda di lasciare il tuo mi piace se il video ti è piaciuto e iscriviti per non perdere altri contenuti simili. Ricorda, sei tu a decidere cosa vedremo in questo canale per crescere all'infinito. Lascia un commento con il numero 1 o 2 a seconda delle tue preferenze. 1. Essere disciplinati è più facile di quanto pensi. 2. Routine stoica. 7 cose da fare ogni mattina. Grazie per essere parte di questo viaggio. Ricorda, il cammino verso la padronanza delle tue emozioni è in corso. Resta curioso, resta motivato e lascia che lo stoicismo guidi il tuo cammino.